Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch. È un modello in scala 1:8, l'edizione Hachette. Il numero, o meglio i numeri che andremo a montare, uso il plurale, lo sapete, chi mi segue lo sa perché ritengo voi parte integrante del canale, seppur sono io il solo qui a parlare. E quindi stavo dicendo che integrerò in questo video, oltre che il numero 64, anche il numero 65, perché come potrete vedere c'è veramente poco da montare e ho ritenuto di fare cosa giusta andando a legare anche il prossimo fascicolo. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Ricordo a coloro i quali avessero piacere di farsi montare il modello che possono contattarmi privatamente, grazie. Allora abbiamo 3 pezzi più una serie di viti, cupi da avvitare nella plastica, abbiamo l'imbottitura del sedile posteriore, il sedile posteriore che è in gomma e il telaio del sedile posteriore che è in plastica. Io ho preso subito 4 viti QP e sono andato ad avvitarmele qui. In realtà la plastica è molto tenera, ma questo lo faccio in questo caso soprattutto per evitare di andare in maniera non perpendicolare con la vite rispetto a quello che poi è il foro di entrata, per evitare appunto di avvitarla storta. Inserisco questo così e questo lo devo mettere all'interno, però attenzione perché qui abbiamo delle entrate ad attacco a baionetta, vedete? Quindi attenzione, va bene che queste sono in gomma, quindi non correrete neanche il rischio di poterle danneggiare. Comunque sappiate che dovrete metterlo così. Io inserisco prima la parte interiore, ecco qua, vi faccio vedere una cosa. Qua vedete la plastica che è uscita fuori, quindi è montata correttamente. Poi faccio così e non mi rimane altro che avvitare le 4 viti e abbiamo finito il montaggio. Adesso posso stringere. Bene, e poi abbiamo questo che va
messo semplicemente così, ecco qua, e abbiamo terminato questo fascicolo numero 64. Numero 65. Qui parliamo ovviamente sempre del sedile posteriore, quindi questo è lo schienale del sedile in gomma. Oh, chiedo scusa. Sì. Questo è il telaio dello schienale, che è in plastica. E questa è la spugna, l'imbottitura dello schienale. Due serie di viti, tutte e due da avvitare nella plastica. Mi raccomando, non usate nessun tipo di lubrificante. QP e HP. Bene. Poi ho preso 4 viti QP e me le sono andata ad avvitare qui. Fate attenzione perché il filetto, come potete vedere, la vite deve entrare in maniera obliqua. Ecco, non così, così. Quindi ho messo queste 4 viti, poi ho preso sempre viti QP e sono andato ad avvitarmele qui. Viti HP e mi sono andato a creare i 4 filetti qui. Sempre con le viti HP sono andato ad avvitarmele qui. Bene, procediamo, anche qui è molto semplice, solo che poi dovremo andare ad avvitare tutto quello che è l'interno dei sedili col suo pianale al telaio dell'auto. Metterlo così o così non cambia assolutamente nulla. Inserisco prima la parte anteriore, accertatevi che tutte le spine di plastica siano uscite attraverso il taglio nella gomma e poi andiamo ad avvitare le 4 viti QP. Ricordatevi in maniera obliqua, non diritte.
Poi controlliamo, se è tutto a posto stringiamo. Bene, posso stringere. Ok, fatto questo, mi rimuovo le 3 viti, che vi ricordo essere le QP. Mi rimuovo anche queste 4 viti, che sono le HP. Non vi potete sbagliare perché le QP hanno la rondella, questa sorta di collo più largo, il collarino. E vado semplicemente a inserirlo così. Ecco qui. A questo punto mi riprendo le viti, quindi le QP, accertatevi sempre che tutto sia entrato perfettamente prima di avvitare le viti. Adesso posso stringere. Bene, adesso prendiamo le 4 viti HP, vi ricordate quelle che avevo avvitato nello schienale, che sono quelle più grandi, e vado ad avvitarle qua dietro. Non abbiate mai fretta quando fate questi lavori, mi raccomando. Ok. Allora, guardate, qui abbiamo uno spazio maggiore rispetto a quest'altro lato qui, vedete? Adesso non so se io riesco a correggerlo, ma ci provo. Infatti anche qui, tra questa parte del sedile inferiore e questa che sale, abbiamo più spazio di quanto non abbiamo di qua. Quindi dobbiamo svitare le viti e provare a spingere questo, che sicuramente ci riusciremo. E poi avvitiamo tutto.
Il particolare, quale questo ad esempio, alla fine vi permette di montare il modello correttamente, tutto vi combacerà bene, è da queste piccole cose che poi gli errori si portano e diventano più grandi. Adesso possiamo stringere e guardiamo dopo. Ecco, guardate, qui abbiamo questo spazio e qui abbiamo questo spazio che è uguale. In realtà abbiamo ancora un po' qui che esce. Metto pausa e provo a vedere se riesco a migliorarmi. Io direi che adesso siamo perfetti, vi faccio vedere. Lo spazio che abbiamo qui lo abbiamo anche di qua. Ok, adesso bisogna prendere questo, così vado a rimuovermi le viti HP. Mi creo anche due filetti qui. Quindi adesso prendo 5 viti HP e vado a fissarmi tutto qui. Mi raccomando, mettiamo bene i perni all'interno dei collarini. Lo so, non si vede niente così, non è facile, il modello è veramente grande. Per voi sarà tutto più semplice, io devo cercare di inquadrare e farvi vedere a voi. Però, ecco qua, avete sentito? A questo punto metto la mia prima vite e la metto al centro senza stringerla. Ok, e adesso procedo facendo sempre attenzione di guardare sotto che sia perfettamente allineato al foro la sede sottostante della vite, quindi il perno forato, mi raccomando. Mettiamo le ultime due viti. Controllo. Che bello, ragazzi, che meraviglia. Bene, stringo le mie 5 viti. Ecco qui. Adesso vediamo un po', prendiamo 4 viti HP, ce le prepariamo già. E vado ad avvitarmele qui per crearmi i filetti.
Se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così ogni video che farò vi verrà notificato. Bene, adesso prendo tutto quello che è veramente di gigantesco. Adesso vedrete. Eccoci qua. Adesso vedrò cosa riesco a fare per farvi vedere al meglio. Comunque è spiegato molto bene, devo dire, nelle istruzioni. Vi basterà andare a prendere tutti i comandi, quindi i pulsanti, questi non ci servono più. Ok, li raccogliamo tutti qui, da questa parte dello sterzo del piantone, non a destra. Adesso metto un bel pezzo di nastro qua sotto, vado a procurarmelo, il nastro carta, così mi fisso tutta questa fascia di fili. Ecco qua. Sono fissato tutto qui, mi raccomando, dovete fare attenzione di non assolutamente superare l'altezza. Adesso vi faccio vedere di questi punti dove adesso andremo a avvitare poi da sotto le viti HP per tenere fermo tutto il nostro interno, il pianale interno. Quindi mi raccomando, perché se andate con i fili oltre a questo è normale che li schiaccerete e potreste anche danneggiarli. Ecco perché vi avevo detto all'inizio, mi raccomando, tutto in maniera ordinata, così come è ordinato qua, come potete vedere. Vedete, abbiamo il bianco qui a sinistra, il rosso all'esterno, qui abbiamo il rosso all'esterno e il bianco a sinistra, e tutti i fili a seguire in maniera corretta. Adesso prendiamo questi, ok, così, bene, proviamo a inserire il nostro pianale. Prima di farlo controllate tutti i connettori che siano perfettamente inseriti, date anche una soffiata, perché poi una volta messo sopra il pianale non vedrete più questa parte dell'auto, mi raccomando. Proviamo adesso a mettere sopra questo. Prendiamo il piantone qua dello sterzo, e vediamo cosa succede. Ecco, guardate, qui non va bene, non va bene, vi faccio vedere, perché abbiamo i fili che vanno spostati e vanno fatti passare da questo taglio. Nessun problema, adesso metto la pausa e li faccio girare di qua. Bene ragazzi, guardate, io l'ho fermato così e questi sono i punti in cui proprio non dà fastidio il filo al pianale sotto. Ecco qui, così.
Questi poi usciranno da quell'intaglio che adesso vedrete. Ok, chiudiamo. Qui avete, vi faccio vedere, questi due segni qua, vedete? Queste due mezze lune. Vi basterà semplicemente fare questo. Centrare le due mezze lune con questi perni e fare scendere giù il pianale delicatamente. Così. Questo, mi raccomando, questi fili devono attraversare senza essere schiacciati, come vi ho fatto vedere, i sedili sotto con il pianale. Ecco, avete sentito? Quando sarete certi che tutto è inserito correttamente? Quando questa linea qui andrà perfettamente a toccare lungo tutta questa linea sotto. Ok? Controlliamo anche di là. Prima mi metto questi fili qui un attimo, così non gli faccio subire alcun danno, alcun possibile danno. Mettiamo un pezzo di nastro carta, così momentaneamente. Bene, adesso tenendo premuto quello che abbiamo appena inserito, guardiamo anche da questa parte e anche qui, come potete vedere, tocca dappertutto, quindi è inserito correttamente bene. Guardate anche qua dietro. Ok? Non vi preoccupate per questo spazio che avete qui, perché poi si schiaccerà quando andremo a mettere il pezzo sopra della carrozzeria, quindi state tranquilli. Adesso non mi rimane che mettere le 5 viti HP, quindi addrizzatevi sempre le ruote quando mettete su un fianco il modello, perché rischiate di danneggiare gli ingranaggi. Teniamo una mano sopra e cominciamo ad avvitare. Chiedo scusa, prima ho detto 5 viti, sono 4 le viti. Mi confondevo con la parte posteriore dello schienale che abbiamo avvitato prima, dove andavano messe 5 viti. Qui 4 viti. Mettiamo la prima. Stringete pure, tanto qui non potrete fare diversamente. Quello che conta è quello che vi ho detto all'inizio. Dovrete accertarvi che tutti i fili non siano in pericolo di possibili schiacciamenti e di controllare ovviamente, come vi ho anche detto, tutto il corretto inserimento di ogni spinotto nel suo ricettore della scheda elettronica. Comunque alla fine fate un controllo di tutto quello che deve essere funzionale elettronicamente, così non avrete alcun dubbio. Non esagerate a stringere perché rovinate il filetto all'interno. Una volta che è arrivato in battuta basta. Ecco. Un ultimo controllo a queste ultime due. Che spettacolo, che spettacolo. Vi ricordo che il taglio dei tappetini va messo verso le portiere. Controlliamo. È davvero pesante, davvero pesante. Ecco qui. Perfetto. Sono molto soddisfatto di questo modello, è veramente bello.
davvero bello. Che altro farvi vedere? Il lampeggiante, lo splendido musetto, e il paraurto anteriore sinistro. Eccolo qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, spero di esservi stato d'aiuto. Mi raccomando, se avete piacere, seguitemi anche su altri montaggi che troverete nella playlist. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao, al prossimo video.